Ciao da Gabriele di Staticalmo, il canale che tramite la statistica aiuta la tua azienda a prendere decisioni più rigorose. Oggi voglio farti vedere un sondaggio che secondo me non funziona. La persona diceva questo: ho questo sondaggio su SurveyMonkey, un servizio che ti permette di creare sondaggi in un account gratuito. Voglio che qualcuno lo ridisegni per metterlo in qualsiasi tipo di software, sito, in modo che ho più di 100 risultati nella prossima settimana. Già qui vedo un problema. Daremo anche un buono Amazon e una consulenza gratuita al vincitore fortunato che ha compilato il sondaggio. Questo è il link del sondaggio. Eccoli qua. Primo commento: con questa richiesta tu stai già compromettendo la qualità dei tuoi risultati. Magari trovi la persona che ti ha creato il bot che ti risponde in maniera assolutamente casuale alle tue domande. Se ci tiene la qualità dell'analisi che deriva dai dati, sia dalle risposte, io questa cosa la toglierei. Andiamo ai dettagli del sondaggio. Stiamo cercando di imparare di più sul processo nella creazione di un'azienda e i problemi che ha affrontato durante il percorso. Le tue risposte verranno usate per creare strumenti per alleviare la difficoltà del processo di creazione dell'azienda. Quando completerai il sondaggio riceverai un ticket per poter vincere un buono di Amazon e anche una consulenza creata da costoro per la tua azienda. Grazie eccetera, e solo chi ha completato tutte le domande avrà la possibilità di ricevere quel buono. Prima domanda: nome ed email. Abbiamo come risposta un testo libero. Io non farei così, io metterei un campo, quindi una domanda per il nome e un'altra domanda per la mail. Così facendo è anche più velocità di analisi, nel senso che poi ad esempio sulla colonna nome ci puoi fare un'analisi per vedere il sesso dei rispondenti e dalla colonna mail ci puoi fare un'altra analisi, ossia uno split come ho fatto in un altro video, e puoi analizzare i domini delle mail. Cosa ti serve analizzare i domini delle mail? Puoi vedere ad esempio se gli utenti hanno un dominio personalizzato anziché il canonico gmail.com. Se hanno un dominio personalizzato significa che hanno un'azienda, e visto che tu hai come obiettivo le aziende, ricevere più risposte da aziende dà più vantaggi a te. Seconda domanda: nome e località della tua compagnia, azienda, startup. Anche qui stesso problema di prima. Io creerei due domande distinte, uno per il nome e uno per la località. In tutta onestà io metterei solo la località, ma questo è da valutare a seconda degli obiettivi del sondaggio. Qual è il tuo settore? Testo libero. Come perdere informazioni. Io avrei messo un elenco a discesa, varie opzioni selezionabili, perché così poi cosa succede? Magari hai 5 persone che in realtà hanno lo stesso settore ma ti rispondono in 4 modi diversi, ci perdi a livello di analisi. Poi lo stadio della tua azienda, ideazione, validazione, lancio, raccolta fondi o altro. Qui non ho nulla da controbattere, anzi apprezzo che hai inserito anche questa opzione. Domanda 5. Al momento come fai ricerca di informazioni collegate al tuo mercato? Il testo libero non mi piace, hai lo stesso problema di questa domanda, essenzialmente. Io avrei messo una serie di opzioni, possibilmente a scelta multipla, in modo che hai più informatività dall'analisi e dalle aggregazioni. Poi, quanto hai speso in ricerche di mercato, includendo la ricerca sui tuoi competitori? Meno di 100, fra 100 e 500 e così via. La mia osservazione dipende molto da che tipo di obiettivo ha chi ha scritto il sondaggio. Nel senso che se tu hai come obiettivo piccolissime aziende, queste opzioni, nonostante hanno un intervallo molto diverso da come vedi, potrebbero avere senso. Se per caso ti capita la media azienda, ti va a finire qua dentro e dalla risposta che ti dà qua dentro non capisci se è una media azienda. Quindi è un'informazione persa, a meno che non lo vedi dal nome e località dell'azienda. Però comunque capisci che è un lavoro in più,
che potresti evitare sistemando questi intervalli e o queste opzioni. Prima di iniziare la tua startup hai condotto un'analisi di fattibilità finanziaria, includendo calcolare potenziali costi e spese. Quale strumento software utilizzato per fare questo? L'hai fatto tu o un professionista? Lo strumento o il software monitora attivamente le tue entrate e uscite. Classico errore da neofiti per chi fa sondaggi è mettere troppe domande all'interno di una domanda. È lo stesso identico errore dalla prima domanda e, se vogliamo, anche dalla seconda. Qui o mi fai una domanda condizionata, cioè se mi rispondi sia alla prima mi fai anche la seconda e anche la terza, oppure mi fai solo la prima. Poi la seconda, se la fai condizionata, al posto di mettermi un testo libero mi fai, come ho già detto in altri casi, mi metti come opzioni qualcosa di cliccabile, una scelta multipla. Quindi come vedi già, io ho fatto una serie di osservazioni che diventano pesanti in termini di qualità del dato che ottieni alla fine. Perché poi queste cose si accumulano e viene fuori un sondaggio praticamente inutile. Poi ti dirò anche il perché ci tengo a dirti queste cose. Poi, quanto frequentemente aggiorni, conduci ricerche di mercato sulla tua industria e competitor? Allora, sappi che in economia, industria e mercato o settore risultano grossomodo sinonimi. Abbiamo come risposta settimanale, mensile, ogni anno e così via. Qui manca l'opzione mai. Oppure io avrei messo l'opzione 0 qua dentro e una domanda condizionata, nel senso se è uguale a 0 io questa domanda non gliela faccio, se è maggiore di 0 allora ti faccio anche questa domanda. Perché comunque ricordate che il tempo che una persona pensa di impiegare per un sondaggio ti influenza la quantità di risposte che hai. L'esempio che noi conosciamo in Italia è, anzi era, il sondaggione Istat che veniva condotto ogni 10 anni. L'ultimo l'abbiamo fatto quando al governo ci stava Monti. Forse ti domanderai perché nel 2021 non l'abbiamo fatto, perché fortunatamente la teoria dei campioni è andata avanti e ci si è accorti che costa molto meno non fare più questa cosa ma fare altre cose che fa l'Istat in sostituzione al mega sondaggio, ha un nome, ossia censimento. Seleziona quali caratteristiche sono le più attrattive per te come imprenditore. Le newsletter, paragoni dei strumenti finanziari per capire e paragonare le tue metriche importanti rispetto a quelle dei competitor. Questo non so cosa significa, la creazione automatica di documenti per gli investitori e altro. Guarda, qui fortunatamente ha messo una cosa a scelta multipla. Ma io non so cos'è questo e probabilmente, adesso non voglio peccare di presunzione, probabilmente anche altri non lo sanno, converrebbe dare una brevissima spiegazione per parentesi come ha fatto qua sotto, anche per creare una sorta di coerenza fra le varie opzioni. Osservazione più fine, io avrei creato una domanda diversa per ogni settore di caratteristica che hai qui all'interno. Questo che fa la comunicazione esterna. Questa è una cosa interna alla tua azienda, questo non lo so. Questa è sempre una cosa esterna, collegata alla prima ma indirettamente, e questo è altro. Come vedi io ho fatto varie osservazioni su questo sondaggio, probabilmente ti sarà sembrato un po' duro anche, perché spesso noto che le persone là fuori, non del mestiere, hanno l'impressione che per fare un sondaggio basta andare su uno di questi siti, scrivere, somministrare il sondaggio. Fosse così semplice non avremmo professionisti, ad esempio le aziende che fanno ricerche di mercato, e non avremmo neppure corsi come statistica sociale all'università. Io in passato ho fatto sondaggi così, e con così intendo dire con parecchi errori, e con errori intendo dire che non seguono delle buone pratiche. Ovviamente qua te ne ho detto alcune, ma a seconda anche dell'obiettivo ce ne sono anche altre. Mi pento di aver fatto dei sondaggi in passato, uno aveva a che fare con la comunicazione non violenta e con le risposte che ho ottenuto, col senno del poi, ho avuto una qualità del dato che poteva essere molto più alta. Quindi a me spiace vedere sondaggi che hanno un potenziale inespresso o addirittura che si tagliano le ali da soli. La gente pensa, faccio questo sondaggio, ancora peggio, lo faccio creare a mio cugino, cosa molto diffusa in Italia, poi hanno cose che
estremamente poco utili. Quindi ho esaurito le mie osservazioni su questo argomento, e se anche tu vuoi fare un sondaggio e vuoi affidarti a qualcuno che ha la formazione collegata a questo tipo di attività, puoi contattarmi sui principali social come Facebook oppure Instagram, faremo una conversazione riguardo i tuoi obiettivi e da lì poi io procederò alla creazione del sondaggio. E non necessariamente avrà come servizio SurveyMonkey. Io tendo a preferire lo strumento che mette a disposizione Google, ossia Google Form. Qualcuno dice sembra poco professionale. Nella vita bisogna fare delle scelte, nel senso che di piattaforme che offrono questo servizio ne esistono tante, poi il problema è come tirare fuori i dati, quindi io per quello che tendo a preferire altre soluzioni, quindi se anche tu hai bisogno di un servizio del genere, sai a chi rivolgerti. Ti saluto.